Ciao a tutte, oggi un altro bel progetto di cucito creativo, realizzerò un bel micetto. Nella descrizione del video vi posterò sempre il cartamodello gratuito e darò, come sempre, le misure per chi non può scaricarlo. Per il nasone di questo bel micetto io ho preso un ovale che misura 10 di diametro per 6 di altezza. La codina misura 10 di altezza, questa parte della codina misura quasi 6 cm. Sono tutti pezzi facili da disegnare. Il corpo invece è a metà, lo troverete con la scritta in doppio, misura 18 di altezza per 5 la larghezza minima, quindi il doppio 10, e la larghezza massima è quasi 9 cm. Queste sono le zampette, sempre col tessuto messo in doppio, mi raccomando. Adesso vi farò vedere per chi magari ha le prime armi e non sa cosa significa quando trovate sul cartamodello la scritta in doppio. Adesso lo farò vedere velocemente. Questa misura 7 cm e mezzo di altezza per quasi 10 di larghezza. Poi avrà le orecchie, larghezza massima 9, praticamente è un triangolo con la punta sfondata per quasi 6 e mezzo, sì, 6 e mezzo per, ma un centimetro in più o in meno non cambia nulla, quindi 6 e mezzo per quasi 9 di larghezza. Poi abbiamo la testa, sempre col tessuto messo in doppio, misura 10 e mezzo per 7, quindi 14, la parte più stretta in alto misura 10. Per chi ha le prime armi e magari sul cartamodello si trova la scritta in doppio, significa che troverete la metà, quindi voi dovete ritagliare questo cartamodello. Una volta ritagliato lo avrete a metà. Per averlo tutto per intero dovete prendere un tessuto che contiene la sagoma, o anche lo fate forse meglio su un pezzo di carta prima, lo piegate a metà, dove c'è la parte chiusa dovete prendere il cartamodello e appoggiare la sagoma, poi la disegnate. Adesso questa, aspettate perché questa è più piccola, deve contenere la sagoma. Prendete la metà del cartamodello, disegnate il contorno sulla carta, mi raccomando disegnate e appoggiate la sagoma sulla parte chiusa della piega, poi prendete la forbice, vi ritagliate il cartamodello e vi ritroverete la sagoma per intero, questa qui. Stessa cosa ogni qualvolta trovate la scritta in doppio. Quindi vi dicevo, per realizzare questo micetto potete realizzare qualunque tessuto, dal pannolench al pile, al cotone di qualsiasi tipo, alla lana cardata, qualsiasi tessuto avrete andrà benissimo per questo progetto. Io userò la lana cardata per il corpo, per le zampette userò, scusatemi, per il naso userò il bouclé di questo colore. Per la testa, dato che io dopo voglio disegnare gli occhietti e le sopracciglia, userò questo cotone, è un cotone, un tipo di cotone bello robusto, di color neutro, cioè è un color neutro, un panna che si abbina perfettamente al colore della lana cardata. E basta, il corpo sempre con la lana cardata. Poi ci vorrà l'ovatta a fiocchi, la colla a caldo e il filo di ferro, il filo di rame o il filo d'alluminio per realizzare i baffetti, o altrimenti potete realizzare i baffetti anche con gli scovolini. Io in questo momento non sono, ne sono sprovvista, quindi vedremo se farò i baffetti col filo di rame o il filo grezzo. Allora, per prima cosa vado a realizzare la testa. Questo è il cartamodello, troverete l'indicazione, 2 tessuti messi dritto con dritto, fermate la sagoma con gli spilli, disegnate tutto il contorno, dopodiché andate a cucire con la lunghezza del punto più corta. Io cucirò con lunghezza punto 2 su tutto il disegno della sagoma senza lasciare nessuna apertura. Allora, una volta cucito vi distanziate dalla cucitura di 5 mm e togliete tutto l'eccesso. A questo punto la parte, questa più larga, sarà la parte in basso, la parte più stretta la parte in alto della testa. Voi dovete adesso separare i due tessuti e fare un taglietto in corrispondenza della parte bassa della testa, quella più larga. Quindi separo i due tessuti e faccio un piccolo taglietto, perché adesso da qui io vado a riscottare e dopo successivamente anche a riempire con l'ovatta a fiocchi. Tirate per bene fuori le cuciture. Se il tessuto è stropicciato andatelo a stirare, io adesso andrò anche a stirarlo. Ok, e questa è la testa. Adesso prendete l'ovatta da riempimento, quella a fiocchi, e andate a riempire tutta la sagoma della testa.
Adesso con aghi e filo andate a chiudere anche in modo grossolano questa apertura. Quindi vado a chiudere e vi faccio vedere il prossimo step. Adesso ritagliate la sagoma del naso ed effettuate un punto fizza tutto intorno e poi si andrà a riempire con l'ovatta a fiocchi. Quindi fissate il punto e fate il punto fizza tutto intorno. Dopo aver fatto il punto fizza prendete dell'ovatta a fiocchi e andate a riempire questa parte bella piena di ovatta. Questo deve essere un bel nasone, quindi continuo e vi faccio vedere il prossimo step. Tanto è facile questo passaggio. Quindi piano piano, mano a mano vado a chiudere e vado a riempire, altrimenti mi scappa l'ovatta. Ok, una volta riempito andate a chiudere l'apertura. Ok, e questo bel nasone per il momento lo mettiamo da parte. Mettiamo il filo, usate un filo resistente quando fate questo lavoro. Ecco fatto, e questo sarà il risultato. Per ora testa e nasino li mettiamo da parte, andiamo a realizzare il corpo. Allora, per prima cosa prendete il cartamodello. Io sulla lana cardata non posso disegnare, quindi adesso mi vado a fermare il cartamodello con gli spilli, perché poi andrò a cucire sul disegno della sagoma di carta che devo lasciare per forza. Quindi una volta fermato, prima di andare a cucire mi vado a cucire la codina, sempre due tessuti messi dritto con dritto, fermo qui perché questa è lana cardata, pure la sagoma della coda, e vado a cucire adesso sul disegno della sagoma. Ok, quindi qui deve restare aperto, quindi blocco il punto e faccio questa cucitura su tutto il contorno e qui mi blocco. Prima cucio la coda e poi vi faccio vedere come cucire il corpo. Cucito, tolgo la sagoma di carta e adesso mi distanzio dalla cucitura di mezzo centimetro. Qui dove c'è l'angolo sto attenta, vado a fare anche un piccolo taglietto senza toccare, chiaramente mi avvicino ma non tocco la cucitura, e tutto intorno tolgo mezzo centimetro e vado a risbottare. Adesso ovatta a fiocchi, andiamo a riempire la testa lasciando due dita libere da ovatta. Adesso vi dico esattamente quanto dovete lasciare aperto. Continuo e vi dico dopo. Allora, ho riempito, deve essere ben piena perché dovrà stare dritta. Adesso vi dico quanto ho lasciato libero da ovatta. Io ho lasciato 2 centimetri. A questo punto qui troverete sul corpo l'indicazione coda, quindi se voi disegnate la sagoma dovete fare la seguente. Io ho la lana cardata, quindi il riferimento mio sarà questo. Decidete se la codina volete che ha questo gioco così oppure così, è indifferente. Quindi la prendete, la inserite all'interno così, e questi 2 centimetri che devono restare liberi dovete far fuoriuscire quasi 1 centimetro fuori e poi fissate dove c'è l'indicazione la codina. Io qui adesso metto 2 mollettine e me la vado a fissare subito, così, perché essendo riempita si potrebbe spostare. Quindi adesso vedete me la vado a fissare intanto con un punto di cucitura vicino al bordo. Perfetto. Una volta fissata la coda io sono tranquilla, vedete la coda è già all'interno. Adesso mi fermo il cartamodello con gli spilli e andrò a cucire sul disegno, così blocco il punto e faccio questa cucitura fino a qui e blocco il punto perché qui deve restare aperto. Quindi metto altri 2 spilli e vado a cucire. Adesso tolgo gli spilli del cartamodello. Ok, ho disegnato tutta la sagoma, adesso mi distanzio dalla cucitura anche di 1 centimetro e vado a togliermi l'eccesso e poi vado a risvoltare. Ho tolto tutto l'eccesso, adesso vado a risvoltare e questo sarà il risultato. Adesso mi spingo l'ovatta qui, ecco fatto, tiro fuori per bene le cuciture e vado a riempire abbastanza bene tutta la base del corpo. Che bello, già mi piace ragazze.
Adesso dobbiamo dare un po' di stabilità, quindi modellatela anche con le mani. Qui adesso fate un punto fissa con ago e filo resistente e poi chiudete l'apertura, chiudete per bene. Io continuo, vi faccio vedere dopo cosa dobbiamo fare. Sono arrivata alla fine, adesso vado a stringere per bene, tolgo l'ago e vado a fare un bel nodo, così, e taglio l'eccesso. Ecco qui, guardate quanto è carino. Adesso andiamo a realizzare le orecchie. La codina si muove un po', al limite vado a cucire adesso qui tutto intorno per evitare questo effetto che si muove. Adesso do 2 punti, questa è la prima volta che realizzo un gattino, ragazze, non l'ho mai fatto. Io ho visto questo bel gattino su una fonte libera che è Pinterest, ne ho visti tanti di gattini, ma questo devo dire è quello che mi ha colpito di più, quindi ho deciso di replicarlo mettendoci del mio. Quindi io continuo a cucire questa codina, così cercherò di renderla un po' stabile, anche perché devo dire che in fondo non mi disturba così tanto se si muove, però questo punto di cucitura ormai lo vado a dare, quindi faccio questo punto di cucitura e vado a fissare un po' meglio la coda. Adesso andiamo a realizzare le orecchie, lo schema è questo, lo troverete così ovviamente su carta modello che vi posterò nella descrizione del video. Voi, questa è sempre l'anacardata, quindi io lascerò la carta modello direttamente su. L'ho fermato con gli spigli, adesso vado a cucire sempre con i due tessuti messi dritto con dritto, vado a cucire sul disegno della sagoma e qui lascio completamente aperto. Adesso vi faccio vedere cosa dobbiamo fare una volta cucito qui sui due lati di questo triangolo. Allora, ho cucito sui due lati e qui aperta. Adesso distanziatevi dalla cucitura di mezzo centimetro e andate a ritagliarvi l'eccesso del tessuto. Dopodiché risbottate. Quindi, fatto, adesso risbottate e andiamo ad effettuare un'altra cucitura a 2 centimetri dal bordo, tutta intorno. Praticamente dovete disegnare un altro orecchio distanziandovi da questa cucitura di 2 centimetri. Andate a cucire così, adesso vi faccio vedere. Quindi io mi metto praticamente a bordo piedino, sono di circa 2 centimetri, forse qualcosa anche in più, ma non fa nulla. Blocco e vado a creare il binario dove inserirò adesso all'interno l'ovatta a fiocchi. Quindi prendo l'ovatta e vado a riempire solo questa parte qui dell'orecchio, sarà bellissimo. Adesso non so chi è il vero la vera artefice o il vero artefice di questo bel progetto, però ringrazio per lo spunto perché l'ho visto su Pinterest e chiunque sia, complimenti per l'idea, perché a me è uno di quei gattini che è piaciuto tantissimo tra tutti quelli che ho visto in rete. Ecco qui, questo è l'effetto che dovete avere, questa parte piatta e questa parte qui riempita con l'ovatta, così saranno belle tese queste orecchie. Io continuo a riempirmi anche qui, mi aiuto con la pinzetta e vi faccio vedere cosa dobbiamo fare dopo. Allora, dopo aver riempito e rifinito poi con lo zig zag dove c'era l'apertura, così l'ho chiusa, prendo le orecchie e le metto da parte. Adesso andiamo a realizzare le zampette, poi i baffi e infine i capelli. E il progetto poi è solo da assemblare, vedrete che quanto sarà bello questo micetto. Allora, sempre la lana cardata, nel mio caso ho messo dritto con dritto, il cartamodello della sagoma della zampa e adesso vado a cucire tutto intorno alla sagoma senza lasciare nessuna apertura. Allora, ho cucito e ho tolto anche l'eccesso del tessuto. Adesso questo cartamodello vi dovete posizionare sulla parte in basso della zampetta, quindi sulla parte più larga. Salite di 2 dita, separate i due tessuti e fate un piccolo taglietto perché da qui risvolteremo e riempiremo queste zampette con l'ovatta a fiocchi. Quindi vado a fare la stessa cosa anche qui, prendo l'ovatta e vado, una volta risvoltate, a riempirle per bene con l'ovatta a fiocchi e poi andiamo con ago e filo resistente a creare gli artigli a queste zampette. Quindi vado a risvoltare, preparo l'ovatta e vi faccio vedere.
Allora, dopo averle riempite e chiuso l'apertura, prendete ago e filo resistente e dovete formare adesso gli artigli, come inserite da dietro l'ago, 2 dita a partire dall'estremità, salite, adesso vi dico quanto, io lo faccio a occhio, salite da dove c'è la cucitura di 4 cm e da questa cucitura laterale vado a 3 cm e faccio, aspettate, prima bloccate il punto dietro e poi inserite da dietro l'ago, salite di 4 cm e distanziatevi di lato dalla cucitura di 3 cm, poi tirate e formate gli artigli, tirate. Io sto usando un filo a contrasto perché voglio che si veda il colore. Io ne faccio 2 di giri proprio per evidenziare ancora di più il filo, dato che questo è un filo tradizionale che ho messo in doppio. Adesso passo di qua e vado a distanziarmi di qua sempre di 3 cm e salgo di 4 come ho fatto qui, punto direttamente, io vado a occhio di qua e vado a formarmi l'altro artiglio, tiro, fermo qui col dito, passo da sotto e sbuco sullo stesso foro e vado a formare gli artigli. Faccio sempre 2 giri perché voglio evidenziato bene questo filo di colore, dopodiché vado a bloccare, esco di qua e taglio il filo. La lana cardata è elastica, quindi adesso quando andrò ad incollare qui sul corpo vi faccio vedere poi come andrò, che carina, come andrò ad applicarla. Adesso vado a fare la stessa cosa anche qui non c'è filo, aspettate che riempio l'ago di filo e vado a fare la stessa cosa che ho fatto a questa zampetta, anzi me la metto vicino così cerco di farle uguali. Ecco fatto, guardate che sono carine. Adesso vi faccio vedere come farò i riccioli al gattino, quindi una parte di capelli che scenderanno davanti. Ho già fatto gli occhietti, questo schema sono fatti appositamente così come il progetto che ho visto io su Pinterest e mi sono piaciuti particolarmente, gli occhietti fatti un po' storti così. Ehm, Avrà lo sguardo un po' perso questo gattino, ma è simpaticissimo. Quindi vi metterò anche lo schema di questo disegno. Intanto l'ho disegnato con la penna cancellabile perché chiaramente ho dovuto fare delle prove. Adesso vi faccio vedere come farò i ricciolini. Io userò lo spago perché mi piace questo effetto grezzo e idem per i baffi. Dopodiché assembliamo tutto. Ora, come ho realizzato questi baffetti che sono bellissimi, sono anche modellabili, ho preso il filo grezzo dello spago, del filo di rame che è molto sottile, ho preso un'estremità dello spago con l'estremità del filo di rame e l'ho bloccato girandolo così, ho praticamente bloccato lo spago così senza usare colla, attorcigliandolo al filo di rame in questa maniera. Poi questa peluria la potete anche tagliare. Poi cosa dovete fare? Dovete prendere lo spago e attorcigliarlo. Meglio se prendete il filo di rame lo attorcigliate così allo spago in questa maniera, quindi girate lo spago che è meglio così. Devo chiudere la finestra perché si sentono tante vocine. Allora, dopo averlo attorcigliato per bene, vado a bloccare anche qui con il filo di rame questa estremità dello spago, così non ci sarà bisogno di utilizzare nessuna colla. Una volta bloccato vado a togliere questo eccesso e questa peluria che si forma quando andate ad attorcigliare lo spago. Adesso di questi ne dovete fare 6 perché questo bel micetto avrà 3 baffi per ogni lato. Poi prendete una qualsiasi bacchetta o anche una matita, quello che avete andrà benissimo. E dovete attorcigliare adesso questo filo. Aspettate perché qui, ecco fatto. Perfetto, adesso io mi continuo poi gli altri baffetti, quindi vi dicevo prendete
una bacchetta, va bene, qualsiasi tipo di bacchetta, tipo questa. Poi avvolgete così in questa bacchetta il filo di rame che avete appena realizzato insieme allo spago, in questo modo, e poi lo sfilate e avete realizzato i baffetti. Guardate che sono carini, poi lo potete allungare, modellare, girare, piegare come volete. Adesso di questi, ripeto, ce ne vorranno 6, io già ne ho fatti 2, adesso mi vado a fare anche gli altri e poi vi faccio vedere come si fanno i ricciolini da incollare adesso qui alla testa del micetto. Guardate già che sono carini. Allora continuo e vi faccio vedere dopo. Non ho dato la lunghezza, io dimentico sempre tutto. Allora, questo filo di rame misura circa 20 centimetri. Allora, iniziamo ad assemblare, prendete tutti i pezzi che abbiamo cucito e iniziamo. Prendete il corpo, prendete la testa e andate ad applicarla qui in basso. Questo bel micetto verrà posizionato su un gomitolo di lana. Io non ho un gomitolo adatto perché nel senso che piccolo, se riuscite a trovarlo, sicuramente lo trovate in merceria o da qualsiasi altra parte, prendetelo, tipo questo bello grande. Questo colore non lo voglio mettere perché è lilla qui, per come voglio farlo io non starebbe bene come colore, quindi ho preso questo che è più piccolino ma non fa nulla, almeno come colore starà bene. Allora, qui c'è la cucitura da dove abbiamo risvoltato e ve lo posizionate così. Una volta incollato, se volete, potete dare anche dei punti di cucitura qui, tutto intorno. Io lo farò successivamente, per ora vado ad incollare la testa così, mettendo tanta colla e aspettando che fa presa. Così me lo vado a posizionare così e aspetto che si asciuga. Adesso posizioniamo le orecchie, io ne ho già messa una perché così mi rendo conto dell'altra come posizionarla. Quindi una volta messa colla qui sulla testa ed incollata, avete incollato già un orecchio, prendete l'altro e lo sistemate dietro e fate la stessa cosa, mettete la colla o sulla testa o sull'orecchio e aspettate che si asciuga. Mi raccomando, posizionatele bene. Ok. Carinissimo. Adesso dobbiamo attaccare il naso e i baffi. Il naso va posizionato così in basso, non mettetelo qui perché, o quantomeno fate delle prove, prendete il vostro micetto che deve stare in questa maniera, quindi il nasino deve stare così e poi le zampette verranno messe qui perché si terrà al gomitolo, guardate quanto è carino. Quindi fate delle prove con il vostro gomitolo e andate ad incollare il naso, però vanno incollati anche i baffi, quindi adesso fate la seguente, almeno io farò così, poi voi scegliete magari il metodo che più vi viene comodo. Quindi mi vado a sistemare i baffetti qua dietro. Io cosa faccio? Vado a prendere un'estremità solo di un baffo e me li vado ad unire insieme così, in questa maniera. Poi li sistemerò dopo se sono da accorciare, ma non credo perché la misura, ho fatto delle prove, dovrebbe andare bene. Sicuramente va bene. Quindi una volta fatto questo nodino, lo andate ad incollare qui dietro, non sul faccino, ma proprio dietro l'orecchio, dietro il naso, scusate. Io quando mi concentro sbaglio pure a parlare, ok. Adesso vado a fare la stessa cosa e li vado a mettere sull'altra estremità, quindi scelgo la parte migliore dell'estremità, così. Prendo solo un'estremità e me li vado ad unire così girando il filo d'alluminio, il filo di rame è molto sottile, quindi non avrete problemi assolutamente a modellarlo con le mani. Una volta fatto, vedete, sono tutte e tre insieme, me li vado ad incollare dietro e poi essendo modellabili li sistemerò dopo al micetto, quindi metto colla anche qui. Progetto veramente facile e divertente, soprattutto per chi ama i micetti come me o chi ama tutti gli animali, a prescindere gatto o qualsiasi altro animale. Ok, adesso faccio asciugare per bene e poi me lo vado ad incollare sul faccino del micetto, guardate che bello. Ok, adesso che si è asciugato per bene, metto colla e vado ad incollarlo qui. Ok,
nel frattempo che il nasino si asciugava, io ho messo anche dello spago, ho fatto un fiocchettino qui sulla codina, mamma mia quanto è bello. Aspettate perché flash un po'. Allora, ecco qui. Adesso andiamo ad incollare le zampette. Qui ho messo anche il fiocchettino con lo spago, decoratelo adesso in base al materiale che state utilizzando con quello che volete, quello che più vi piace. Adesso prendete le zampette qui, dovete incollarle qui, una di qua e un'altra di qua, in questo modo. Così, adesso vado ad incollare, mettiamo colla e aspettiamo sempre che si asciuga per bene, soprattutto sulla lana cardata non asciuga subito. Ecco fatto. Una di qua e l'altra di qua. Allora, nel frattempo che asciugano ho preso il pennarello con la punta fine, inchiostro indelebile nero, e sono andata a passarlo sui segni, alcuni li ho modificati, sui segni della penna cancellabile. Per prima cosa dovete disegnare per bene il contorno col pennarello nero a punta fine. Una volta fatto andate a riempire tutto quanto così come ho fatto io qua, piano piano, sempre con questo pennarello, con questa penna a punta fine, inchiostro indelebile nero. Questa la trovate in cartolibreria o su internet. Una volta riempito per bene, aspetto proprio che si asciuga, quindi non vado subito a stirare, quindi aspetto che si asciuga, dopodiché prendo un panno di cotone, lo appoggio sopra, dopo che si è asciugato il colore, e vado a stirare per togliere tutti i segni della penna cancellabile. Una volta che avrò fatto questo passaggio, vado a prendere l'acrilico bianco e vado a creare due punti luce sugli occhi. Quindi adesso aspetto che si asciuga, mamma mia, già mi piace così, figuriamoci quando sarà finito. E io metterò anche un po' di fard, qui sposterò i baffetti e metterò anche un po' di colore che darà anche profondità al visino. Allora ho messo anche del fard, mi flasha troppo però, ecco, ho messo del fard qui sulle guance, un po' qui dove ho fatto gli artigli e un po' all'interno delle orecchie. Adesso vado a creare i punti luce con l'acrilico bianco, e se non avete questo attrezzino per fare i punti luce basterà semplicemente anche uno spiedino, una bacchetta con una punta, in qualsiasi modo potete realizzare i punti luce. Ne farò uno qui su un occhio e uno sull'altro, ripeto lo schema di questi occhietti, lo disegnerò su carta modello. Ecco qui il mio omicetto, ho fatto i punti luce, ho spostato i baffi in avanti, tanto sono modellabili, ho messo un po' di fard qui sulle guance, ho fatto anche due punti luce, un po' di fard qui per creare profondità alle unghiette e anche alle orecchie. Adesso con la pistola a caldo, colla ben calda, posizionate il vostro micetto sulla lana, io lo metterò così, le zampette sono qui, quindi prima fermate chiaramente la lana bloccando il filo e prendete anche un filo perché dopo lo dobbiamo appendere, quindi decido la posizione del mio micetto che è questa, metto un bel po' di colla giù, vi aspetto che asciuga così, aspettate perché sulla lana ci vuole un po' più di tempo, fate aderire bene, aspettate che si asciuga e poi mettiamo colla anche qui davanti sotto perché abbiamo incollato solo questa parte qui. Il micetto sul gomitolo è veramente un amore. Adesso qui metterò anche un'etichetta con la scritta handmade, magari con un puntino di colla, e il micetto è finito, guardate quanto è bello, stupendo, non l'avevo mai fatto il micetto, complimenti a chi mi ha dato l'idea, perché ripeto l'ho visto su internet e mi è piaciuto tantissimo, mi sono messa a disegnare in carta modello e questo chiaramente fatto a modo mio, bellissimo ragazze, spero vi piaccia, bellissimo. Adesso andiamo a realizzare dei piccoli ricci. Avevo in mente di farli con lo spago, però essendo molto duro lo spago preferisco farli con la lana che sta anche bene. Questo è una rimanenza di lana che utilizzerò per fare i ricciolini. Come li ho fatti? È facilissimo, prendete due dita e girate 3 volte, così dovete fare dei piccoli fiocchetti, poi tagliate l'eccesso,
prendete un altro filo di lana e andate a legare sulla metà in modo tale che formerete un fiocchettino, così fermate con nodo, doppio nodo, così sulla metà si formerà questa sorta di fiocchettino. Poi fate un altro nodo, fissatelo e tagliate l'eccesso. Io ne ho realizzati 3, penso che bastano, con questo tipo di lana che ha uno spessore medio, e li andate a mettere così in verticale, uno così e uno così. Secondo me bastano, guardate che carino. E poi con un puntino di colla li andate ad incollare qui se volete fare la frangettina, altrimenti potete anche lasciarlo senza, che è bello lo stesso. Io però li metto, ho deciso di metterli. Adesso accendo la pistola e me li vado ad incollare. Poi metterò anche una campanellina, perché questo bel micetto lo potete utilizzare sia per metterlo all'interno appeso alle porte, alle maniglie, dove volete, ma anche come fuori porta. È veramente carino. Io metterò la campanellina anche a questo micetto, perché i micetti si sanno, la campanellina, almeno la mia gatta ce l'ha, Miu, la sua bella campanellina. Quindi aspetto che la colla sia ben calda e vado ad incollarmi questi ciuffetti. Mi sa che ne faccio un altro, ne faccio 4, non 3. Allora, cambio di programma, ho staccato il fiocchettino che avevo messo qui, che era con lo spago, perché lei sarà femminuccia, perché ancora non avevo capito il sesso. Quindi adesso prendo un nastrino, le idee vengono mano a mano che si lavora, ragazze, penso che lo sapete. Prendo del nastrino rosa, prendo una campanellina, che sono quelle che sostituisco di tanto in tanto alla mia gattina, perché si scoloriscono e io gliele cambio di tanto in tanto. Quindi ne prendo una, non ce l'ho rosa, ce l'ha la mia gattina e mi sono rimasti questi colori, quindi ho scelto il color oro da abbinare qui. Dopodiché vado a formare un nodino e lo vado, guardate che bella, lo vado a legare. Allora, consideriamo che qua però c'è il filo di lana, quindi tiriamolo su, perché vi verrà poi appesa. Lei si chiamerà Micia e vado a formarmi un bel fiocchetto. Perfetto. Una volta fatto mi vado a formare il fiocchetto, così quando la appenderò si sentirà anche il tintegnio della campanellina. Che bella, Micia. Poi ripeto, decoratela, abbellitela a vostro gusto, potete mettere anche dei fiorellini come piace di più a voi. Ok, mi vado a formare il fiocchetto e la mia bella micetta è finita. Che bella, bellissima con il rosa, poi il rosa sta anche bene con tutti i colori che ho utilizzato per il fiocchetto. Ok, adesso accorciamo. Benissimo, eccola qui la bella Micia. Guardate che bello che è rosa qui. La faccia da furbetta. Allora, amiche care, io i capelli non li metterò, però se volete, perché mi dà più la sembianza di un maschietto se metto questi ciuffetti, quindi ho deciso di non metterli. Però se voi volete il vostro micetto che sia maschio, metteteli perché stanno bene. A lei la lascerò così, a Micia, che bella, mi piace veramente tanto. Ed è la prima micetta che faccio, veramente buffa, ma dolcissima, la sua espressione, bellissima. Questa la terrò qui nella mia stanza. Vado ad incollare anche la scritta Handmade qui. Potete mettere anche dei fiorellini, giocate con la vostra creatività, è veramente un amore, sono veramente contenta. Eccola qui, guardate, il tutorial è finito, sentite il campanellino, che dirvi, spero che sia piaciuto anche a voi, realizzatele, fatemele vedere anche su Facebook, nel gruppo privato che ho aperto per dare la possibilità a tutte voi di poter postare i vostri lavori che realizzate guardando i miei tutorial, e a me fa veramente sempre un gran piacere vederli. Se vi è piaciuto, mi raccomando, un cuoricino, supportatemi anche con un cuoricino, che per me è tantissimo, una condivisione se potete, e il commento che a me fa sempre piacere ricevere, sempre se volete, vi fa piacere. Detto questo, io e Micia vi salutiamo e ci vedremo al prossimo tutorial. Ciao a tutte!